Oggi il primo di una nuova serie di video, quelli contraddistinti dalla copertina verde, in cui cerchiamo di mettere insieme i pezzi del puzzle e dare qualche risposta. E partiamo dalla domanda più semplice: perché Italia Mistero? Ero ancora un ragazzino quando assistevo alle prime puntate di Telefono Giallo, la trasmissione di Corrado Augias che andava in diretta sulla Rai. Mi ricordo ancora benissimo la puntata di approfondimento sul caso di Roberto Calvi. Si discuteva se fosse credibile o meno che un uomo di quell'età si fosse arrampicato per impiccarsi sotto il ponte dei Frati Neri, infilandosi dei mattoni all'interno dei pantaloni. E poi una serie di nomi, alcuni già sentiti. Da quel momento l'interesse per una storia parallela, la storia che spesso non viene raccontata, la storia che sta sotto il tavolo. Sopra il tavolo e sotto il tavolo. Sopra il tavolo e sotto il tavolo. Ho imparato nella mia ormai lunga carriera di politica, di uomo di governo e così via, e naturalmente non è che tu il sotto il tavolo lo devi spiegare tutti i giorni, questo ci deve pensare la storia. In quegli anni, quando non era ancora disponibile internet, reperire informazioni era molto difficoltoso. Ma una cosa risultava da subito ben chiara: quell'impressione che tutti in un determinato ambiente conoscessero tutti. Se avete presente la teoria dei 6 gradi di separazione, ecco, in questo caso viene completamente smentita. In questo mondo i gradi di separazione sono molti meno. Man mano che approfondisco i grandi misteri italiani, mi rendo conto che molto spesso qualcosa li accomuna, quasi un rumore di sottofondo, che è difficile da interpretare, ma sempre presente. Un mondo sotterraneo che molti anni dopo troverà una conferma in una definizione di un personaggio noto. La teoria del mondo di mezzo, ci stanno, come si dice, i vivi sopra, i morti sotto, e siamo nel mezzo. Allora vuol dire che c'è stato un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dice cazzo, non è possibile che quello. Capito? Allora le persone di un certo tipo, di qualunque cosa, si incontrano tutti là. Bravo, si incontrano tutti là, non stai lì, ma non che non si dice, ma che se ne meritano. Allora nel mezzo anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo faccia delle cose che non può fare nessuno. In questa storia parallela che si svolge al di sotto del tavolo, le cose non sono mai semplici e banali. Sono storie di intrighi, doppi giochi, dove non esistono il bianco e il nero. È come essere di fronte ad un tavolo che poggia su 4 gambe ben distinte, che fanno riferimento a 4 mondi differenti: la politica, il mondo militare o dei servizi, la criminalità ed il terrorismo. Stiamo parlando di un'epoca che va dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli inizi degli anni 90. Sono situazioni che si ripetono un po' in tutto il mondo. Nel caso specifico dell'Italia, l'accelerazione avviene dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'inizio della Guerra Fredda. Affronteremo questo tema seguendo un ordine cronologico per dare un senso agli eventi che si susseguono. Saranno video di spiegazione generale. Gli approfondimenti li potrete trovare nei documenti già pubblicati. Il punto iniziale non può che essere quindi la pace di Yalta, il nuovo equilibrio mondiale. Ben prima di sedersi a quel tavolo è già chiara una cosa: la guerra non è finita, ha solo cambiato forma. Gli alleati sono già nemici. Per quanto alcuni personaggi abbiano rivestito un ruolo preponderante all'interno di queste storie, non esiste un grande vecchio. Esiste quello che possiamo definire un meccanismo, un qualcosa che si è perpetuato negli anni a prescindere dalle persone, che si susseguivano all'interno delle loro funzioni. Questo non è mai stato un canale rivolto in modo specifico al mondo criminale, ma è dal mondo criminale, quello che dovrebbe essere il regno dell'omertà, che si ottengono invece il maggior numero di informazioni. Quella che si cerca non è una risposta giuridica, ma eventualmente una risposta storica.
In molti casi la giustizia non è stata tale. Voi giornalisti sempre vuole che io gli porto tutte le mie soluzioni, nonostante io ero colpevole. Nei processi, caro Chiappaventi, si può andare assolto, si può essere condannati. Ti possono condannare innocentemente e puoi essere assolto da colpevole. Quindi che lui sia stato assolto, a me non mi meraviglio. Assolto non significa innocente. Il punto è che lo scopo della decisione giudiziaria è diverso da quello dello storico. La decisione del giudice ha la finalità di verificare se una certa accusa diretta a un imputato è fondata al di là di ogni ragionevole dubbio, oppure è infondata. Di verificare quindi se un certo imputato deve essere dichiarato responsabile del reato o assolto. Inoltre, in ambito giudiziario vi sono delle regole rigorose sull'ammissibilità dei mezzi di prova, sull'utilizzabilità della prova, sulla valutazione delle prove, sulla nullità degli atti. L'accusa deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio e nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla legge. Viceversa, lo storico, ripercorrendo una vicenda processuale che presenta un interesse storico, non deve applicare sanzioni, non deve stabilire se la decisione del giudice sulla posizione di questo o quell'imputato sia condivisibile o no. Tantomeno deve dare giudizi di colpevolezza o non colpevolezza su determinate persone. Lo storico può e deve solamente ricostruire circostanze di fatto che non siano state sufficientemente chiarite in un determinato processo, ma che possano essere chiarite in base ad altri elementi di fatto disponibili, o in quello stesso processo o in un altro processo ricollegabile al primo. Il prossimo episodio sarà quindi dedicato al primo passaggio, la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda in Italia. Vedremo la rinascita della criminalità organizzata